Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie, infinitamente grazie. Gianni San, mio padre, è tornato a casa da un po' di giorni, come avete visto anche nella storia del mio profilo Instagram. E si sta riprendendo a poco, ancora non fa molti sforzi, dorme, sta nel letto, va nel giardino, poco, poi ritorna a letto. Quindi piano piano, anche perché è stato ricoverato 10 giorni fermo nel letto, quindi i muscoli si è dimagrito molto, quindi piano piano mangia pochino, ancora non mangia tanto, cioè si sta riprendendo. Il grande eroe piano piano si rimetterà in forze e ci farà una bella diretta della sua esperienza, di quello che ha compreso, del profondo significato della vita per lui. Già ha tante illuminazioni, però non lo voglio pressare perché sta veramente stanco, pieno di farmaci, quindi stanco, quindi lasciamolo riposare, riprendersi piano piano e appena possibile faremo una diretta. Io faccio tutto il possibile. Come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, a fare quello che puoi, quello che senti, ma non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo. E quindi noi in questo momento storico abbiamo queste immagini impressionanti della nostra vita che ci sorgono affinché possano essere trascese, affinché possiamo liberarci da paure, attaccamenti e resistenze che ci portiamo dietro da vita intera. Le immagini sono sempre le stesse e affinché noi non ci approcciamo in modo diverso, cioè ho fede in te, nel Supremo, ho fede in te, io faccio tutto il possibile senza attaccamento al risultato, perché quello che faccio serve a me per sbloccare le mie paure, resistenze e attaccamenti, ma soprattutto per sviluppare qualità, doti, talenti e capacità che senza quella lotta nel darmi a quegli eventi non sarebbe possibile. Quindi, ragazze mie, ragazzi, grazie. E continuo a leggere le vostre email bellissime di supporto, di sostegno, di amore meraviglioso. Mi sono arrivate centinaia di mail, è stato stupendo in questi ultimi giorni. La nostra famiglia, la nostra comunità, la nostra scuola è è uno zoccolo duro. E il supporto di tutte noi insieme aiuta tutta l'umanità nel fare gli stessi passi. Quindi ragazze mie, ragazzi, grazie, eternamente, infinitamente grazie. Benvenute alle tantissime ragazze nuove e ragazzi nuovi nella nostra scuola. E noi qui siamo pazzi, ma meno male. La sana follia, il folle, non abbiamo paura del caos, anzi vediamo nel caos il nostro humus creativo, siamo sempre pronti all'imprevisto perché più predisposizione c'è all'imprevisto, più siamo predisposte nella gioia. Invece chi è troppo nei confini, ordinato, preciso, eccetera, ha paura dell'imprevisto, cioè ha paura della vita, perché la vita è magia, è imprevisto. E quindi se si surfano queste onde in questa modalità, la tua felicità è assicurata. Quindi per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi invito a studiare i miei contenuti, soprattutto l'arte sciamanica, meditazioni guidate e yoga sciamanico, affinché possiate realizzare gli obiettivi più grandi e gli ideali più profondi della vostra anima, che sono relativi alla felicità imperitura. Quindi grazie per le consulenze, ragazze mie e ragazzi, e come vi dico sempre, lo dico per le ragazze nuove, un po' di pazienza, anche per quanto riguarda i percorsi io seguo pochissime persone a distanza di 1, 2, 3 mesi. Seguo pochissime persone perché tra il lavoro per il canale, il supporto individuale, non riesco a dare il supporto individuale alle migliaia di sorelle e fratelli che siamo. Quindi mi auguro sempre che voi pratichiate anche dopo la consulenza o dopo quando facciamo i rituali sciamanici insieme, che faccio solo nelle consulenze private,
che voi vi adoperiate in quello, vabbè, adoperiate quotidianamente in quello che ci siamo dette rispetto all'offerta che quotidianamente voi fate agli dei per la realizzazione del vostro obiettivo specifico. Ripeto, questo lo faccio solo nelle consulenze private, nei rituali sciamanici. Sono tantissime le mail per le consulenze, quindi un po' di pazienza, ragazze mie, ragazzi, vi leggerò tutte, come vedete vi rispondo anche a mail di 2 mesi fa, 3 mesi fa, piano piano, perché il lavoro si fa sempre più importante, impegnativo. Adesso abbiamo anche Gianni San che devo seguire, quindi sto seguendo. Quindi è tutto perfetto, è tutto perfetto, è tutto perfetto. Potenziate le vostre armi spirituali, perché sono giorni intensi. Siamo nel Kali Yuga, ci stiamo dentro tutte quante, tutti quanti, tutta l'umanità. Giorni intensi vuol dire che la Madre Terra, il Divino, il Supremo, non fa sconti, cioè vuole che tu ti liberi. E quindi tante sono le immagini, che sono gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei con i quali entreremo in risonanza, soprattutto in Samskara, che sono le immagini più impressionanti. Andiamoci dentro con le armi spirituali, potenziamo corpo, mente, spirito, cerchiamo di mangiare quanti cibi più crudi possibili, per potenziare la nostra linfa. Facciamo uno yoga, delle meditazioni, stiamo all'aria aperta, abbiamo bisogno di energia dalla natura. Madre Terra è la nostra insegnante e quindi qui stiamo lavorando per la gioia suprema, ma prima della gioia suprema dobbiamo abbattere paure, resistenze e attaccamenti per avere quella gioia imperitura. Allora, ragazze mie, ragazzi, grazie, 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 eternamente grazie per essere insieme a me in questo straordinario viaggio. Allora, iniziamo a fare le previsioni settimanali che vanno dal 12 al 18 maggio. Vi ricordo sempre di guardare il vostro segno zodiacale ascendente per il mese di maggio, che trovate nella playlist Oroscopo maggio 2025, là dove ci sono i rituali della buona riuscita, l'obiettivo dell'anima per te in questo mese per realizzare quello a cui quello che chiedi. E questo, ragazze mie, ok? Allora, abbiamo primo mazzo, secondo mazzo e terzo mazzo. Abbiamo messo oggi degli oracoli. Questi 2 oracoli li usavo da un po' di tempo. Infatti abbiamo l'oracolo di Orgonica, che saluto le ragazze meravigliose che mi hanno mandati, l'oracolo egizio, la chiave della vita. Infatti c'ho il libricino qua sotto perché leggerò i significati per adattarli poi alla stesura, gli oracoli genealogici e gli star code, ok? Gli star code di Anju Vadan. Potete sentirne anche più di uno, come molti di voi spesso fate. Sotto all'info box trovate la timeline di ogni mazzo, di ogni variante, va bene? Allora, il 12 abbiamo la luna piena, farei 30 secondi di silenzio. Ok, diamoci dentro rituali, mudra, posizioni, formule magiche, formule psichiche. Stiamo facendo un lavoro grandioso, è bellissimo. Siamo un po' stanchi, no? Lo so, siamo un po' stanchi perché il nostro apparato psicofisico si sta acclimatando a livelli sempre più sottili di energia, ci stiamo liberando da zavorre, no? E quindi siamo stanchi. Io sono stanchissima, a pezzi, però felice. Quindi siamo un po' stanchi, rilassiamoci, prendiamoci il nostro tempo, ricarichiamoci e sappiate che tutto ciò che proiettate fuori, ogni nemico che vedete fuori non esiste. Scegliamo di abbattere il nostro nemico che è interno, che poi quando non riconosciamo degli aspetti di noi interni, l'anima te li fa vedere all'esterno sotto forma di persone, no? Per esempio persone o circostanze. Quindi un buono studio, una buona disciplina e riusciamo a realizzare tutti i nostri obiettivi. Allora, ragazze mie e ragazzi, settimana che va dal 12 al 18 maggio, primo, secondo, terzo. E partiamo dal primo. Allora, iniziamo con questa fase oracolare. Vediamo, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo, o anche il primo mazzo, quali sono le energie con le quali ti confronterai in questa settimana?
12-18 maggio. Oh. Allora, mettiamo una di queste e poi oggi metterò primariamente solo gli arcani maggiori e poi gli arcani minori. Vabbè, poi vedete, voglio fare in questo modo. Allora, vediamo qual è il messaggio in questa settimana. Numero 28. Siate attenti ai vostri gesti, alle vostre parole. Siate consapevoli delle motivazioni nascoste dietro ai vostri atti. E allora percepirete quanto spesso il vostro far bene sia motivato dal desiderio di essere amati, accettati e riconosciuti. Allora, questa carta ci sta dicendo che dobbiamo imparare a essere autentici, anche se questa cosa può essere un po' disturbante per il nostro ego. Cosa vuol dire questa cosa? Dice, no? Percepite quanto spesso il vostro far bene sia motivato dal desiderio di essere amati, accettati e riconosciuti. Allora, questa carta mi sta dicendo fondamentalmente che spesso quando noi ci comportiamo bene, facciamo le brave bambine, i bravi bambini, no? L'educastrazione a cui siamo stati viziati sin dalla nascita, è perché non volevamo essere diversi, altrimenti ci sentivamo esclusi dal gruppo, o dal sistema, dalla società, dalla scuola, e quindi imparare a dire mi piace è molto difficile, perché noi spesso siamo condizionati a dire a farci piacere qualcosa che piace a tutti. Questo magari alcuni di voi direbbero no, no, a me no, però è inconscia questa cosa, capito? Perché siamo tutti all'interno della Matrix, quindi spesso siamo condizionati a dire quella cosa va bene perché piace a tutti, e quindi qua la differenza è mi piace o piace? Cioè, iniziare a rispondere a questa domanda inizia a far scrollare molte cose. Il senso qual è? Non dobbiamo essere, cioè non siamo più è passato di moda essere omologati, insomma, per noi persone spirituali. Cioè, nel senso, l'omologazione costringe a non sviluppare il proprio talento. E quindi quando noi cioè, dobbiamo riconoscere perché stiamo facendo delle azioni. E soprattutto questa è la settimana in cui hai l'opportunità di vedere che fai delle cose perché vuoi farti amare, vuoi farti voler bene da qualcuno, da delle persone, dalla famiglia, dagli amici, no? Ecco, e quanto stai sottomettendo la tua vera natura rispetto a quello? Capito? Questo ti chiede questa carta, di essere consapevole di questo, perché come sappiamo la consapevolezza rende l'uomo libero, no? Libero da cosa? Dalle proprie paure, resistenze e attaccamenti. Quindi il punto è, quella cosa la sto facendo perché veramente la voglio fare o perché ho bisogno di essere amata o riconosciuta? Allora spostiamo l'attenzione sul mi piace. Mi piace quella cosa? Allora sì. Oppure piace che io faccia quella cosa, piace al gruppo, piace al contesto verso la quale la sto facendo. Ecco, quando voi rispondete mi piace, allora sì. Se rispondete piace o non so, già nel dubbio è no. Ok? Ti fa mettere l'attenzione. Questo è il messaggio oracolare per te in questi giorni. Voglio vedere adesso con i tarocchi. Ah, aspettate, qua ci sono le signorine nude. YouTube mi blocca il video. Falso perbenismo. Falso perbenismo. Aspettate che metto un applico qua. Falso moralismo, falso perbenismo. Siamo nel Kali Yuga. Ambarabacci cicocco. E infatti. Aspettate un attimo. Il signore c'ha il culetto nudo, vabbè. Forse ho risolto, dai. Allora, vediamo se ce ne sono altre con signorine nude varie. Boh, mi sa di no. Vabbè. Allora, vediamo. Voglio mettere una carta di base, energia attuale per te in questa settimana. Qual è l'energia che ti contraddistingue in questa settimana? Lo sto facendo utilizzando i tarocconi di Fabrizio Spadini e Laura Tuan. Sono bellissimi, un po' enormi, però sono stupendi.
solo arcani maggiori, vediamo qual è l'energia che ti contraddistingue in questa settimana. La forza, bellissimo, il coraggio. La forza, questo è l'arcano per te in questa settimana, la forza, il coraggio, la forza e la passione di Kagutsu. Aspetta, il giapponese non è proprio una lingua che mi è familiare. Kagutsuki, Kagutsuki ragazze mie, Kagutsuki. Allora, l'arcano maggiore che ti contraddistingue questa settimana è che si fa portavoce di di una certa forza, per te è proprio la forza. La forza cos'è? Coraggio, determinazione e passione. Va bene? Vediamo adesso qual è l'ostacolo in questa settimana da superare rispetto a questa energia, ok? E lo mettiamo a blocco ostacolo. Set, il carro, l'ostacolo è relativo a prendere una decisione, prendere delle decisioni. Il carro al blocco, cioè il carro come ostacolo, è soprattutto relativo, stiamo vedendo la parte più profonda, no? E poi vediamo con gli altri tarocchi nella realtà fenomenica, quindi devi avere il coraggio di prendere una decisione in questa settimana, di fare delle decisioni in funzione di un coraggio. Quando c'è bisogno di coraggio, dobbiamo oltrepassare i nostri limiti. Magari in questa settimana tu ti puoi trovare ad avere a che fare con delle situazioni che hanno necessità che tu prenda una decisione con coraggio, cioè abbattendo una zona comfort, tu a certi limiti, per prendere una decisione, per avanzare, per fare un viaggio, uno spostamento. Perché il carro cos'è? Il carro è l'autostima, anche la presa di decisione. Prendo, in questo caso ci sono i dragoni, però i cavalli ci sono sul carro, no? Allora i cavalli li devi indirizzare tu, va bene? Questo è l'archetipo del carro. Quindi il coraggio di prendere delle decisioni, il coraggio di prendere delle decisioni ha già in sé la risposta. Se hai necessità di coraggio significa che devi abbattere paure, condizionamenti e resistenze. E soprattutto rispetto a questa carta, mi piace o piace? Ok? Quindi il coraggio di prendere delle decisioni in questa settimana. E sarai animata o animato da una grande forza per farlo. E la vita è lotta, l'amore è lotta. Cosa significa? Che comporta una libera scelta di darsi, quindi nella misura in cui l'amore è lotta, la vita è lotta, perché lotta contro chi? Contro le tue stesse resistenze al darti. E quindi qua c'è una necessità di prendere il coraggio di fare delle decisioni, prendere delle decisioni. Rispetto a quel mi piace o no, mi piace o piace, cioè nel senso come mi gestisco? Lo sto facendo perché ho voglio essere amata, accettata, riconosciuta, oppure perché mi piace veramente. Ok, allora questa è la parte essenziale per te in questa settimana. Adesso ci andiamo a mettere i tarocchi, gli altri. Ok, vediamo cosa accade in questa settimana. Allora, e poi qua dice siate attenti ai vostri gesti, alle vostre parole, siate consapevoli delle motivazioni nascoste dietro ai vostri atti, no? Perché? Per fare in modo che l'ego non sia il timone della tua vita in questa settimana. Perché l'ego va in automatico, con le vecchie credenze che ha. Quindi pensi male di qualcosa perché è in automatico che ci hai sempre pensato male. Quindi attenzione, pensieri, gesti, azioni. I pensieri sono forti quanto le azioni, perché è tutta energia. Quindi renditi consapevole di questo, va bene? E sappi che ogni volta che tu pensi male o no, ricordiamo che l'anima è gioia imperitura. Ogni cosa che ti fa pensare male, dà un giudizio negativo su qualcosa è la mente. Quindi già quando ti trovi a pensare male di una situazione, di un evento, di una circostanza, è la mente.
Vedete com'è facile riconoscere la mente? Come diceva Eraclito, per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Alcune cose sono meglio, alcune cose sono peggio, alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte. Per il divino tutto è perfetto. E quindi tu devi avere il coraggio questa settimana di prendere delle decisioni oltrepassando i limiti mentali. Ok. Vediamo un po' cosa accade in questa settimana. Vediamo. Re di bastoni, l'imperatrice, tre di spade. Senti, qua mi stanno raccontando che c'è una persona che non ti dà quello che meriti. C'è una persona che non ti dà quello che meriti, può essere in diversi ambiti, Allora, in questo caso, che tu sia uomo o donna non importa, ti attribuisco all'imperatrice come consultante, no? C'è una persona che non ti dà quello che meriti e secondo me chiudi, o l'hai già fatto, questa è l'energia che ancora persiste. Chiudi con questa situazione qua. Una persona che è anche un po' invidiosa di te, un po' invidiosa, o comunque c'è questa invidia, questa... E magari con questa carta qui hai cercato, no? O cerchi di fare del bene perché vuoi essere, magari abbiamo sempre quell'inconscio ferito, vogliamo essere riconosciuti, amati, però tu sei altro, cioè tu sei molto di più. Mm. C'è un po' di invidia da parte di questa persona nei tuoi confronti. Qua credo, tre denari, forse sul lavoro, forse sul lavoro. Vediamo ancora cosa accade. Puoi essere rimasta male per l'approccio di questa persona nei tuoi confronti. Può essere una figura di un uomo, all'interno del contesto lavorativo, nel contesto pratico di vita, la figura di un uomo che tu magari ci sei stata dietro, nel senso no, con la tua saggezza, eccetera, però la vedo una persona più interessata ad altro. Vediamo cos'altro. Tre di bastoni. Giudizio. Sai che succede qua? Allora, qua ti dai conto di una situazione con una persona con la quale non c'è futuro. Credo che sia sul profilo, non so se è sul profilo amoroso, perché stiamo chiedendo per una stesa generale, no? E quindi il coraggio di prendere una decisione rispetto a una chiusura. Quindi questa è la settimana in cui prendi la consapevolezza di essere di un certo spessore, l'imperatrice, cioè l'imperatrice è proprio l'imperatrice. E cosa succede? Che prendi la decisione che con questa persona non c'è futuro, non c'è avanzamento, anche dei rapporti lavorativi, può essere anche a livello amoroso, ripeto, è una stesa generale. Qua si prende la decisione di una chiusura o vieni a sapere qualcosa che ti permette di chiudere una tappa con questa persona. Re di spade, sì. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. 9 di spade, se avevi delle preoccupazioni non ci saranno più, ti vedo preoccupata o preoccupato rispetto a una persona, però è al positivo il 9 di spade, ciò significa che può essere anche che questa persona sia preoccupata per quello che ha potuto fare, e qua c'è una chiamata da parte di questa persona, però ti vedo gestire le cose in modo proprio stupefacente, e quindi la preoccupazione di questa persona nei tuoi confronti gioca a tuo favore, questo è. Vedi, qua c'è il carro. Magari eri preoccupata a prendere una decisione di avanzamento, di spostamento, o lo farai in questa settimana. Ti sposti da dove stavi per un posto nuovo, che può essere figurato o fisico, ok? Vediamo un po' energia negativa in questa settimana. 4 di coppe, sei insoddisfatto, insoddisfatto, c'è uno scarto qua, uno scarto. È chiarissimo, qua si prende la decisione di fare di più,
per il tuo benessere, per il tuo benessere. Vedi 4 di denari, c'è una persona che ti rende demotivata o annoiata o annoiato perché è una persona un po' più, mi verrebbe tirchia o mi verrebbe un po' più così, capito? Mm. Vediamo, mettiamoci gli altri tarocchi. Questi. Su re di bastoni, vedi 9 di spade, c'è questa persona che è molto preoccupata. C'è questa persona che è molto preoccupata. Sull'imperatrice, 3 di bastoni, tu stai guardando avanti qua, 3 di spade, 8 di bastoni, stai guardando avanti qua, non vuoi più comunicare con persone che non ti danno quello che vuoi, capito? 3 di bastoni, diamanti, mi può parlare anche d'amore in questo caso, non vedi futuro con qualcuno. E il giudizio, re di coppe, c'è una persona qua che ti chiama molto pentita. Tu non vedi futuro con questa persona anche se hai avuto molta pazienza con questa persona. Mi può parlare d'amore o di situazioni di complicità. L'amore poi lo vediamo dopo, però qua mi sta dicendo chiaramente che c'è una persona che ti chiama dopo una rottura, dopo una situazione di chiusura. Tu non vedi futuro con questa persona oppure comunque sei titubante sul futuro con questa persona. Fatto sta che questa persona preoccupata dell'energia che esiste tra di voi, molto preoccupata, perché sappi una cosa, questa persona ti vede superiore a lui, ok? E quindi qua cosa succede? Cosa succede? Qua mi parlano della stessa persona che può chiamarti con come re di coppe, cioè come persona emotivamente stabile, più matura, più seria. Mm. Però qua io non lo so tu se... Qua tu prendi delle decisioni per uscire da una zona comfort. Se tali decisioni per uscire dalla zona comfort sono relative a quello che piace veramente fare a te al di là del giudizio di questa persona, tu lo fai. Ok? Vediamo il 9 di spade, al positivo. Il Papa, qua tu prendi delle decisioni importanti e vedo anche una... vedo una conversazione molto importante. Il Papa sono decisioni importanti, conversazioni importanti che verranno fatte in questa settimana, che andranno a eliminare ogni tipo di preoccupazioni. Sul 4 di coppe, 10 di spade. Qua si chiude una situazione perché è emotivamente insoddisfacente per te. Sì. Quindi questo è, ragazze mie e ragazzi, vi vedo prendere il potere nelle mani, sentirvi di meritare tutto quello che meritate giustamente, prendere queste decisioni e parlare in quanto tale, ok? Ok, andiamo a vedere adesso l'amore. Allora, tenendo fede sempre a quello che è uscito, andiamo a vedere come state nell'amore, cosa accade come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante, amore, in questa settimana dal 12 al 18 maggio. Vediamo. Il mago, il carro, gli amanti, l'amore trionfa. Ci sono 3 arcani maggiori potenti. L'amore trionfa, grossissima opportunità di sviluppo e successo amoroso per te in questa settimana. 8 di bastoni, è proprio chiara la stesa. Successo e sviluppo per quanto riguarda l'amore per te in questa settimana e vedo una scelta d'amore. Sì. Vediamo chi è questa persona che ti viene incontro. Che energia ha? 7 di denari, regina di denari, paggio di denari. Allora, questa è una persona che ha un'energia di terra fondamentalmente.
il 4 di bastoni, vedo che è una persona che ti propone qualcosa in questa settimana, e può essere una persona che ha delle responsabilità sul piano pratico, lavorativo, di casa, una persona molto stabile, molto calma, molto tranquilla, e vedo che ha la necessità di proporti qualcosa. Paggio di denari mi parla non solo di comunicazioni ma anche di proposizioni, no? Facciamo questo, facciamo quest'altro. Vedo una persona molto stabile qui. Vediamo, allora questa è l'energia, ok, di entrambi. Vediamo cosa succede alla fine per te in amore. 4 di denari, re di coppe. Sì, un movimento d'amore nei tuoi confronti. Qua vedo una persona che si apre emozionalmente a te, da che poteva essere stata una persona più trattenuta. Ok, 4 di denari, più trattenuta perché ti dico questa persona più trattenuta, anche se è una persona nuova, è una persona un po' più trattenuta, 4 di denari, per delle questioni pratiche di vita, però vedo che c'è proprio questa persona che si sposta verso di te con un'apertura emozionale nel cuore. Se la conosci già, una persona che apre emozionalmente i suoi sentimenti, si apre dicendoti quello che ha tenuto dentro, va bene? Quello che ha tenuto dentro, sì. Può essere una persona che sta fuori o a livello ehm, geografico è distante. Sul 6 di spade, sul 6 di spade c'è la torre. Può essere successa una rottura o può essere quella che ti ho raccontato una persona completamente nuova, tant'è che ti trovi a fare una scelta. Ok? Perché la torre? La giustizia. Può essere una situazione di divorzio, una situazione legale, o questa persona comunque entra la giustizia in merito, che è una carta bellissima sull'amore. Mi parla di una situazione che si è potuta rompere a livello per la distanza, però vengono sistemate le cose. Ok, vediamo energia positiva per te in amore. Ricordiamo, questo era anche la forza di fare uno spostamento, magari ti sposti tu, non lo so, però il carro è uscito 2 volte. Energia attuale, scusami, energia positiva in amore. Il mondo, energia positiva, vedo una nuova tappa della vita amorosa che inizia per te. Anche viaggi e spostamenti, me lo ribadiscono. Energia negativa. 10 di coppe, probabilmente una famiglia stava al blocco qua, perché qua vedo una persona con delle responsabilità familiari. Il Papa, sì, una famiglia o degli obblighi familiari stanno al blocco. Stanno al blocco. Credo da parte di questa persona però. Però qua si risolvono le cose, anche un divorzio, ok? Ok, adesso vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei qual è l'energia di questa persona, in modo tale che ti possano parlare direttamente all'anima, no? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cioè, questa persona ti ama e basta. Ti ama e basta. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. E qua abbiamo un allontanamento. Per alcuni di voi c'è stato un allontanamento geografico, emotivo, fisico. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Ok, cos'altro? E qua mi parla di un'altra separazione. Quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. E qua c'era una persona che si è separata da te, per molte di voi, perché poi siamo a migliaia, prendi quello che ti risuona. Quindi che si è separata da te e che ha cercato di gestire, di controllare quello che provava per te, ma non ci è riuscito, proprio perché l'amore è un Dio, il Dio amore non si può controllare, viene asfaltato. Ha cercato di distrarsi questa persona, di fare altro, ma tutto quello che faceva prima di incontrarti risultava ormai banale, non funzionava più. E quindi qua c'è una profonda consapevolezza da parte di questa persona, per coloro le quali è una persona che già conoscete, ok? Ok, adesso ci mettiamo questi altri oracoli
per concludere, tagliar legna, le parche, potere superiore. È destino che venga fatta pulizia a livello amoroso ed è voluta dal destino, appunto, col potere superiore. Le parche mi parlano di tagli, tagliar legna, tagli voluti da un potere superiore, ma soprattutto questa carta, ragazze mie, ragazzi, mi dice che tutto quello che è accaduto a livello della tua vita amorosa è perché tu era già previsto, cioè affinché tu potessi realizzare una liberazione da paure, attaccamenti e resistenze. Ricordiamo la forza, il coraggio di abbattere delle barriere e prendere delle decisioni sulla base del tuo coraggio, che può essere un viaggio, può essere decidere di darti a una situazione piuttosto che un'altra, decidere di non mercanteggiare più, ok? Cos'altro? Infatti qua abbiamo una storia infinita, la tribù, ci potevano essere delle persone coinvolte in questa relazione, ci possono essere delle persone coinvolte. Al di là di questo io vedo che la tribù per me è l'incontro, è un incontro voluto dal destino, dal potere superiore, affinché si possano abbattere paure, resistenze e attaccamenti. Sì. Ci sarà una rigenerazione. È chiaro che qui mi stanno parlando di una situazione molto difficile a livello sentimentale o tuo da parte dell'altra persona, che viene per altre persone coinvolte, per una storia infinita, qualcosa che non giunge mai a un epilogo e a un inizio, no? Ecco, il mondo qua ci dice che una nuova tappa inizia invece, portando una nuova linfa vitale, nonostante ci siano delle, qua c'è ancora la lava, no? Le foglioline che nascono, quindi nonostante ci sia una sorta di convalescenza emozionale, però che si è pronti a darsi al nuovo, ecco. Io vedo una stesa buona per te qua sopra, poi vedo qua che c'è un venire verso di te, uscire fuori da una certa rottura, situazioni difficili, anche magari eh, qua c'è la giustizia, legate alla giustizia, però vedo che con questa situazione era voluta proprio dal destino affinché tu potessi rigenerare la tua vita emozionale e sentimentale. Ok? Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nella prossima settimana dal 12 al 18 maggio. Allora, prendiamo gli oracoli genealogici. E ne mettiamo 3. Mettiamo 1, 2 e 3. Vediamo un po' quali sono le energie per te. I lignaggi. La mia famiglia genealogica mi mostra le sue memorie e si manifesta a me. Analizzo, esploro e comprendo in assenza di giudizio. Vedrai delle cose che ricordano la tua famiglia. Adesso ti dico poi con i tarocchi, vediamolo tutto. Memoria genealogica numero 2, il mito della papessa. Oggi riconosco ed esprimo le mie vere emozioni, sono accogliente e gentile. E memoria genealogica 3, dal 2 al 3. Mi permetto di comunicare, di esprimere i miei pensieri e i miei bisogni. Allora è molto chiara la stesa, ti dico subito. Questa è la memoria genealogica della papessa e questa dell'imperatrice. Ed è in sequenza. I lignaggi significa che questa è la settimana in cui da una situazione introversa, introspettiva, da una situazione più di freddezza anche nei confronti del mondo, delle tue aspirazioni, un po' più di coltivare all'interno, si passa a un pieno sviluppo di quello che hai maturato all'interno. È come se questa è la settimana in cui superi i limiti relativi al tuo albero genealogico e manifesti dei talenti, delle potenzialità e delle capacità che sono state covate all'interno. Allora, soprattutto mi stanno raccontando qua che abbiamo subito le nostre stesse, come dire,
i nostri problemi, va bene? Abbiamo subito i nostri problemi, da vittime diventiamo maghi. Cioè la manifestazione di talenti, capacità è un pieno sviluppo di qualcosa, tipo avrai il coraggio di dire delle cose in questa settimana che non avevi il coraggio di dire prima, perché sono state superate determinate memorie karmiche che allo stesso tempo hanno inferto e ti hanno dato potere. Ok? Qua abbiamo la memoria genealogica numero 2, che ha a che fare con la papessa, cioè il mito di colei che rinuncia al suo aspetto femminile, al suo aspetto accogliente, al suo aspetto, quello è l'aspetto in ombra, no? All'aspetto accogliente, al suo aspetto femminile e porta i pantaloni a casa, ok? Il mito di questo, abbiamo questo mito che viene trasceso con l'apertura invece, realizzando il proprio femminile interno e anche la propria femminilità. Che tu sia uomo o donna non importa, hai avuto nella tua famiglia questi esempi, va bene, di donne che hanno portato i pantaloni, questo è il senso. Oppure le persone, o una persona a te vicino che fa parte del tuo intorno, che influenza il tuo cammino, nel male, nel bene, ok? Quindi abbiamo, questa è la settimana in cui ti permetti di comunicare e esprimere quello che vuoi veramente, da che invece hai silenziato la tua parte femminile. Ok, quindi questa è la settimana in cui ti permetti di esprimere ciò di cui hai bisogno, di comunicare ciò di cui hai bisogno, ma perché ti viene sollecitata dalla parte femminile. Cos'è il femminile? Il femminile è la poesia, la bellezza, l'inconscio, l'ombra, l'invisibile e quindi è nell'invisibile che si fanno i giochi e quindi questa è la settimana in cui dirai esattamente quello che hai portato dentro, anche le intuizioni che non volevi dire o che ti sei un po' ritirata nel dire o ritirato. Mi spiego, questa è la settimana dell'espansione, della chiusura di una memoria karmica importante familiare. Sei accogliente, sei ricettiva, sei intuitiva o intuitivo, e sei creativo e c'è con la memoria genealogica numero 3 la necessità di esprimere i tuoi bisogni, perché molte volte è come se questa stesa mi sta raccontando di come il lignaggio familiare ti abbia potuto bloccare nell'espressione di te stessa o di te stesso. Questa è la settimana in cui invece parlerai, griderai forte, il tuo femminile grida forte, d'accordo? Ok. Vediamo adesso, facciamo come ho fatto nell'altra variante, metterò degli arcani maggiori, 2, e poi vediamo la stesa generale. Vediamo qual è l'energia che contraddistingue questa stesa. Utilizziamo i tarocconi, questi grandi, bellissimi di Fabrizio Spadini e Laura Tuan, che saluto, entrambi grandi artisti. Allora, vediamo. Energia di base di questa settimana per te. E infatti abbiamo l'imperatore. Energia di base, riprendo il controllo della mia vita, ho il potere e sistemo le cose. Abbiamo potuto avere qua, senza entrare troppo nella profondità adesso, perché vorrei parlarvi di questo archetipo padre nel lignaggio, però è importante che voi sappiate che l'autorità viene riversata sulla tua parte femminile. Cosa vuol dire? Non più l'autorità vista da un punto di vista castrante, cosa che hai percepito tu nella tua famiglia o i tuoi avi, ma un'autorità all'insegna del femminile. Quindi si fa come la mia intuizione dice. Questo mi permette in questa settimana di riportare un ordine. L'ordine secondo quello che devo dire, quello che devo fare, in base ai miei veri bisogni. Vediamo qual è la sfida. Il cambiamento, la morte. Radicale cambiamento in questa settimana con il quale avrai a che fare ed è rispetto a quello che abbiamo detto. Non più tenerti tutto dentro, esprimere o comunque le cose che devi esprimere le esprimi affinché tu possa fare il cambiamento. Questo cambiamento in questa settimana ti porterà allo sviluppo di capacità e talenti per la realizzazione degli obiettivi della tua vita. Va bene? Quindi la sfida è proprio il cambiamento rispetto a quello che abbiamo detto. Magari abbiamo avuto
figure autoritarie in casa o abbiamo percepito una figura autoritaria. Il cambiamento è proprio questo, autorità sull'aspetto maschile però, quindi dominio, potere e controllo. Quindi adesso abbiamo un'autorità con l'imperatore volta alla poesia, alla bellezza, alla magia, all'arte, alla creatività, esprimo i miei bisogni. Non sono relegata in una scatola. Ok. Vediamo adesso cosa mi raccontano i tarocchi. Allora, ci mettiamo queste. Anzi, ci mettiamo queste. La durezza viene smorzata, no? La durezza imposta dai limiti mentali viene smorzata. Ti vedo accogliente, ti vedo ricevere, ti vedo fluire. Cosa accade in questa settimana a livello generale per te? Cosa accade in questa settimana a livello generale per te? Vediamo. Paggio di spade, 5 di coppe, vedi? La difficoltà di sentire le proprie emozioni e la tristezza relativa alla difficoltà di sentire le emozioni. Wow, asso di coppe. Che settimana magnifica. Ti dico questo perché c'è proprio un'escalation. Allora, qua dopo una situazione di tristezza, vedo tanta tristezza per una freddezza ricevuta da qualcuno. Il primo da cui abbiamo ricevuto freddezza o che abbiamo potuto ricevere delle situazioni di tristezza è archetipo madre, archetipo padre. Allora, io vedo qua un risveglio bellissimo con l'asso di coppe sull'imperatrice, con la memoria genealogica a 3 che è l'imperatrice, una felicità, l'asso di coppe per antonomasia è la felicità, anche il risveglio di poteri psichici per essersi alleati agli dei, no? Che sono le emozioni, gli dei. Abbiamo cercato di analizzare con la mente quello che ci è accaduto, abbiamo cercato di guardare con gli occhi della mente le questioni relative alla nostra famiglia, però è come se guardarli con gli occhi della mente determinasse una condizione arida, no? E quindi la necessità di avvicinarsi alle proprie emozioni, di pacificare quelle immagini, come avete già fatto tantissime di voi, porta in questa settimana a una certa felicità con l'asso di coppe, a una certa felicità. Sì. Una felicità proprio di cuore. Ancora, cosa succede in questa settimana? 2 di bastoni. Forse abbiamo aspettato tanto, abbiamo atteso qualcuno che non arrivava, o abbiamo atteso la risposta di qualcuno, di qualcosa. Sì, allora, vedo che abbiamo atteso la risposta di qualcuno, abbiamo aspettato qualcuno, o abbiamo atteso per tanto tempo una situazione. Vedo situazioni di tristezza qua, di tristezza e di forte cambiamento grazie a questa tristezza, la dea dell'abbandono, dea della tristezza. E quindi con l'asso di coppie questa è la settimana in cui vedo arrivare a te una profonda gioia nel cuore, che dopo tanta tristezza, dopo tanto penare, c'è il contraccolpo positivo dall'altra parte. Assolutamente sì, assolutamente sì. Qua abbiamo un 7 di bastoni, vedo limiti, vedo persone che aspettano, persone che stanno nella tristezza perché non vedono arrivare una persona o quello che vogliono, però qua abbiamo l'asso di coppie come carta finale che mi parla proprio della uscire fuori da questa situazione di carenza, no? E andare incontro alla piena realizzazione di un cuore felice. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. Infatti abbiamo l'equilibrio. L'energia positiva per te in questa settimana è un grande equilibrio con la temperanza e anche comunicazioni di pace.
Temperanza mi parla anche del fatto che ti prenderai cura di te stessa o di te stesso, le emozioni fluiscono, dai molto credito alla parte emozionale della vita non più rigida. Ricordiamo la memoria della papessa è una memoria più di rigidità, il lato scuro della papessa è la freddezza, la rigidità. E invece qua vedo che le energie fluiscono benissimo dentro di te, ti prenderai cura del tuo corpo, della tua mente, del tuo spirito, della tua psiche. Vedo che ti prendi molta cura di te in questa settimana, molta cura e anche delle comunicazioni avrai di gioia. Vediamo carta negativa. La regina di denari, carta negativa. Probabilmente qua c'è uno stress per quanto riguarda le questioni pratiche di vita pratica, anche materiale. Il cavaliere di denari riguarda il lavoro. Forse in negativo un po' abbiamo la questione lavorativa qui. Cioè in negativo cosa vuol dire? Situazioni che magari stavi aspettando, delle comunicazioni che stavi aspettando che non sono arrivate, possono aver generato in te della tristezza, un po' di nervosismo. Però io ti dico una cosa, questa è la settimana in cui ci sono comunicazioni che ti portano gioia. Fammi vedere quest'asso di coppe. Re di bastoni, c'è una persona che ti porta gioia, ti rallegra qui. Ti rallegra. L'imperatore. L'imperatore l'avevamo anche qui, no? Ritorna a un certo ordine dopo della tristezza elaborata. Vediamo i mini tarocchi cosa mi raccontano. Questa può essere anche l'energia di una persona con la quale sei in risonanza, molto triste, molto affranta, che poi reagisce portando equilibrio, bellezza. Magari ci siamo sentite tradite dalla fiducia di qualcuno. Vediamo sul paggio di spade. Il mondo, stiamo aspettando qua, stiamo aspettando delle cose o stavamo aspettando delle comunicazioni pendenti. Vediamo il 5 di coppe. Re di denari. Magari stavamo aspettando comunicazioni di natura lavorativa. O questa può essere l'energia di una persona con la quale sei in risonanza, molto triste per quanto riguarda le questioni emozionali e anche magari lavorative. Fatto sta che abbiamo osservato molto una situazione che non giungeva a un epilogo. Vediamo l'asso di coppe e il re di bastoni. Il re di spade. Qua ci sono comunicazioni di una persona ferma che ti parla. Sì, vediamo questo 2 di bastoni. La regina di denari di nuovo. È come se stavamo aspettando delle comunicazioni che non arrivavano. Per quanto riguarda la vita pratica, la vita lavorativa, la vita economica. 5 di denari. L'imperatore di nuovo. È come se non fossimo stabili a livello lavorativo economico, ci sentissimo un po' tristi per questo motivo, o per delle persone che non si sono comportate bene a livello lavorativo o sul piano pratico, che ci hanno dato carenza. Vediamo però questa temperanza al positivo. Guarda, qua c'è il giudizio, ci sono delle chiamate che portano pace, equilibrio, delle chiamate che ti portano della gioia inerenti a queste circostanze qui. La regina di denari al blocco, la regina di bastoni. Qua mi stanno raccontando tutte queste figure che per raggiungere la tua stabilità è come se qualcosa che ha a che fare con il raggiungimento della stabilità di quello che vuoi avessi perso un po' la pazienza in alcune questioni. Ok? Vediamo, oppure non sapere cosa pensare rispetto a un capo o rispetto a una persona, una capa. Fatto sta che qua c'è una persona, vediamo di nuovo il re di bastoni, l'energia nei tuoi confronti. Il 6 denari, vedi? Ci sono questioni economiche.
o economico che riportano stabilità, riportano un equilibrio, ti arriva ciò che meriti, comunicazioni all'improvviso, telefonate che vanno in equilibrio, telefonate che portano equilibrio, sia sul piano pratico della materia lavoro, sia sul piano della vita pratica, no? Delle questioni che ti hanno appesantito, stavi aspettando qualcosa, delle risposte da parte di qualcuno. Ecco, queste comunicazioni arrivano, va bene, che portano quello sviluppo di cui ti parlavo prima. Ok, vedete un po' dove vi risuona, ragazze mie e ragazzi? Per ognuna di voi sarà diverso, fatto sta che il succo è quello di fare un cambio inerente a dire quello di cui hai bisogno veramente nella vita pratica, nella vita quotidiana e realizzare quegli obiettivi, d'accordo? Ok, andiamo a vedere adesso l'amore. Allora, tenendo fede sempre a quello che è uscito con gli oracoli principali tarocchi qui, vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questa settimana, 12-18 maggio. Amore 12-18 maggio, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi? Il diavolo, 10 denari, il sole. Ti vedo molto felice di ottenere delle cose nell'ambito familiare o nell'ambito di casa, nell'ambito dell'equilibrio tuo personale. Qua io ti vedo ottenere delle questioni, ottenere con il diavolo sul 10 denari felicità in famiglia, o felicità in casa, o felicità per possedimenti. Nell'amore mi marcano questo, quindi significa che è importante per te questa cosa. Anche delle notizie felici riguardo ai figli. Magari alcune di voi ricevono notizie felici che i vostri figli hanno ottenuto qualcosa che dà una casa o maggiore stabilità. Fatto sta che io qua nell'amore vedo anche nuove conoscenze con il sole oppure un'amicizia che può, un'allegria, un'amicizia che può promettere bene per alcuni di voi. Qua abbiamo il 4 di bastoni, vedo incontri. Anche una persona che ti vuole moltissimo, qua vedo, una persona che ti vuole moltissimo, sul piano proprio sia fisico che, ehm, non materiale, però vedo una persona che ti vuole moltissimo, vuole quasi ottenere tutto con te. Mm. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. Se sei singolo, per esempio, io qua vedo ottenimento su questioni riguardanti la stabilità tua personale, vita pratica, quotidiana, e nuove amicizie, nuove conoscenze. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. 2 di bastoni, il Papa, l'appeso. Vedo una persona un po' sacrificata per le sue responsabilità. Vedo una persona che... Il Papa mi parla, con l'appeso mi parla di una persona che come energia può essere sacrificata per delle responsabilità che ha di altra natura. Lavoro, famiglia, denaro, può stare a distanza, può essere un po' in un impasse di questo tipo. Paggio di spade, può stare a distanza osservandoti e può essere un po' sacrificata per questioni riguardanti delle responsabilità. Ok, vediamo alla fine cosa succede in amore per te in questa settimana. Sì, eremita, paggio di spade, cavallo di denari. Più che sull'amore vedo qua un'energia molto introversa, introspettiva, focalizzata sull'aspetto economico, lavorativo e finanziario della vita. Quindi io qua vedo a te una grande felicità raggiunta per un certo ottenimento sulla vita pratica e materiale. Dall'altra parte vedo una persona un po' sacrificata per delle responsabilità che ha. Come vedi, come carte finali, qua mi mettono l'eremita, l'eremita, il paggio di spade, persona che osserva, il cavaliere dei denari, situazioni nell'amore che vanno lente per altre questioni riguardanti la vita pratica. Mm. Quindi se sei singolo, io qua ti dico soprattutto che osservi le persone che ti vengono incontro, ma sei più
focalizzato su amici, su parenti o situazioni pratiche della vita che ti danno un buon ottenimento. Mi spiego? Vedi 4 di coppe un po' che scarti. Mm, ti vedo un po' mettere da parte l'amore in questi termini, perché ti vedo molto felice su altri ambiti. Vediamo energia positiva per te in amore. Infatti abbiamo la regina di spade. La regina di spade al tuo positivo mi parla di te che sei determinata, determinato su conseguire i tuoi obiettivi, facendo lo scanner agli altri, ma soprattutto essendo determinata nei tuoi obiettivi di vita pratica che sono essenziali in questo momento. Un po' sulla difensiva rispetto all'altro, perché vuoi una persona di un certo spessore. Guarda, non a caso abbiamo il 9 di denari, vedo degli ottenimenti sul piano pratico, psicofisico, degli ottenimenti in tal senso, non senza aver lottato però, eh. Ti vedo più farti i fatti tuoi, diciamo, ok? Vediamo carta negativa in amore. 8 di coppe, infatti qua è come se ci fosse un allontanamento emotivo dalla parte emozionale o da qualcuno. Un po' me ne vado da una situazione, faccio un cambio perché la situazione è stressante, mi pesa, però ti vedo molto felice per quanto riguarda le altre cose. Vediamo su quel sole. Il mondo, vedo che puoi chattare con delle persone, chattare con le persone che ti danno molta allegria, scriverti, però ci sono delle situazioni legate al lavoro che possono rallentare un po', ok? Vedi 5 di coppe, non ti dai subito, questo vedo. Può essere che ci sia questa persona a distanza, vediamo che cosa viene dopo l'appeso. 7 di spade. No, qua c'è una persona che evita un po' dall'altra parte, per questioni, evita l'amore o la condivisione, per questioni riguardanti, se c'è una persona nella tua vita, altrimenti ti vedo stare bene con altre cose, ok? Vedo una persona che evita un po' per questioni che magari non ti dice, che riguardano delle sue responsabilità e nelle quali si trova in un impasse, un po' così, ok? Vediamo che energia ha il Papa. La Luna, infatti, c'è questa persona che mantiene un po' dei segreti riguardanti le sue responsabilità e che evita un po'. Però la tua energia è buona, cioè nel senso, se hai una persona di interesse è questo, se invece sei single, qua vedo che conosci amici, chatti, però non vedo una storia d'amore, qualcosa di questa natura qui. E soprattutto ricordiamo che abbiamo la memoria genealogica numero 3, che è l'imperatrice, come carta finale, ottenimento e sviluppo per quanto riguarda le questioni pratiche, lavorative o della vita, insomma, ok? Mm. Vediamo un po' cosa ti dice l'amore con i miei oracoli lui-lei. Vediamo un po'. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, cosa ti dice l'amore o una persona che si palesa sotto forma del dio amore, no? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. E qua mi conferma che c'è una separazione a livello amoroso, un distacco da qualcuno o dall'amore ancora. E quindi qua se magari conosci delle persone nuove in questi giorni con il sole, perché lo vedo che ci sono queste persone nuove, se sei singolo per esempio, allora sei tu che stai un po' sulla difensiva, ti stacchi un po', perché vuoi vedere che cosa senti per questa persona. Ok. Cos'altro? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Vedi, qua sono carte simili. Da un allontanamento si sente una certa mancanza che si può palesare poi nella forma manifesta con qualcuno che ti viene davanti, insomma. Ricordiamo che l'assenza non è, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità e quindi quando siamo distanti da qualcuno ci accorgiamo, sentiamo delle emozioni che altrimenti stando insieme non avremmo potuto sentire, no? Queste due carte mi stanno raccontando il fatto che in un allontanamento avviene una maturazione emozionale. Ok. Cos'altro? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questa carta credo che sia soprattutto relativa a te. Sei il padrone della tua anima, sei tu che scegli, sei tu che decidi con la regina di spade, anche se sei uomo, eh? Sì, mettiamone un'altra.
Sei l'unica al mondo che può seguirmi sulla vetta più alta delle montagne e nell'abisso più profondo degli oceani. Allora, se conoscete delle persone nuove in questa settimana, ti renderai conto in questa sorta ehm, di conoscenza che con questa persona ti puoi sentire a tuo agio nell'essere chi sei veramente. Se invece avete una persona di interesse, questa persona si accorgerà che con te può anche eh, palesarti quello che non dice nemmeno a se stessa, insomma, no? Quello da cui scappa da se stessa e quindi in questo allontanamento scopre che tu sei l'unica al mondo che può seguirlo ovunque. Questo è il senso, ok? Ok, mettiamoci queste altre carte, gli oracoli. Guardate sempre il vostro ascendente, segno zodiacale ascendente per il mese di maggio, ok ragazze mie e ragazzi, ok. Un bivio, qua c'è da fare una scelta karmica, le parche, il vento cambia direzione verso dove? Messaggio da bottiglia, arrivano dei messaggi in questa settimana, ti troverai a fare una scelta, c'è un karma qui, un destino, un karma, il vento cambia direzione in funzione di dove ho chiesto, in funzione a dei messaggi. Messaggio nella bottiglia, qualcosa che ti sorprende, va bene, può essere la stessa persona, delle persone nuove, qualcosa però che ti sorprende. Mettiamone un'altra. Qua c'è orfani, infatti mi parla di questo allontanamento di cui parlava prima. La tribù, vedo degli incontri qua, degli incontri verso i quali le carte mi riconfermano ti mantieni decisa o deciso, un po' sulla difensiva, ma al tempo stesso perché comunque non ti vuoi dare, non vuoi aprirti subito, però vedo degli incontri, il vento cambia direzione in funzione di incontri che ci saranno, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere questa settimana dal 12 al 18 maggio quali sono le energie con le quali ti confronterai. Allora, prendiamo i bellissimi oracoli di Orgonica con il libricino qua e ne metterò 3. Allora, gli oracoli egizi. È uscita la prima, ok, Osiride. Ah, Osiride. Selkis e Akhenaton. Ah, abbiamo un cocktail di faraoni di Osiride, Iside, Osiride, il mito. Allora, io adesso per fare un sunto ti leggo la dicitura di entrambe e tre le carte e poi ti faccio il quadro per te in questa settimana, ok? Allora, Osiride. Osiride. O, la O francese, la O. È stata O. Niente, Osiride non si fa trovare. Allora, la O, eccolo. Ti leggo le parole chiave. Maschile, fertilità, recupero dell'ombra, rigenerazione. Se esce questa carta dovrai lasciarti andare ad una morte iniziatica. Può essere che la tua vita sia già finita in pezzi oppure che ci siano parti di te da recuperare dall'ombra o ancora aspetti della tua vita che sono da rinnovare. Devi trovare nuovi elementi fertili per ritrovare l'equilibrio perso o facilitare il cambiamento. Fai attenzione a come il tuo maschile si manifesta nella vita. È proprio chiaro che qui c'è una rigenerazione in atto, ok? Abbiamo vissuto dei momenti importanti, difficili nelle ultime settimane, se non negli ultimi mesi, pesanti da un punto di vista mentale soprattutto, ma l'anima gioiva e quindi è come se c'è la possibilità in questa settimana di recuperare quelle forze per rigenerarti. Poi abbiamo Selkis, adesso te la leggo, Selkis. Allora,
Selkis era la tenutaria della magia, della medicina e dei segreti. Infatti medicina, segreti, rigenerazione. Commissionava i veleni e anche i suoi antidoti, faceva parte dei devoti guaritori dei potenti maghi, addestrava i sacerdoti a guarire i morsi velenosi sia fisici che spirituali. Era inoltre collegata all'oltretomba, in quanto si riteneva sorvegliasse una delle 4 porte del Duat, la di là egizio. Se esce questa carta puoi attingere alle tue doti e ai tuoi talenti anche spirituali. Lascia fluire l'energia, connettiti al tuo divino diventando un suo strumento, donando i tuoi talenti agli altri. La carta in breve: scoperte, guarigione, magia, insegnamento, talenti. Mi sta proprio parlando chiaro che da un momento molto difficile che hai vissuto nelle ultime settimane o mesi hai recuperato dei talenti e delle possibilità. Adesso è come se in questa settimana ti puoi dare questi tuoi talenti, insegnare agli altri, istruire gli altri, è come se ti venisse naturale farlo. Mm? Ti venisse naturale predisporti agli altri con i talenti acquisiti. Ok. Akhenaton fu il faraone che abbandonò il politeismo egizio a favore di una religione monoteista, basata sul culto del dio Aton, ovvero del dio solare. Sposo devoto di Nefertiti e padre di Tutankhamon, fu però presto soprannominato l'eretico per le sue idee innovative e dopo la morte fu volutamente dimenticato. Se è uscita questa carta sta arrivando un cambiamento nella tua vita. Vedete come sono in sequenza questo cambiamento a favore delle doti tue scoperte. Di qualunque cambiamento si tratti dipende solo da te, se vederlo come evoluzione o involuzione. Lasciati guidare dalla tua anima per trovare le risorse giuste e necessarie. Rivoluzione, cambiamento, innovazione, evoluzione e involuzione. Allora, è molto chiara la stesa. Cioè, scegliamo di essere vittime degli eventi o di essere maghi co-creatori alleandoci agli eventi. Allora, in questa settimana puoi sperimentare delle sensazioni, degli eventi. Questi eventi hanno a che fare con un programma preciso della tua anima. L'obiettivo di questi eventi che ti accadranno in questa settimana è quello di farti cambiare approccio agli eventi stessi. Mi spiego? Allora, reagiamo da vittime o reagiamo da maghi? Perché la differenza non la fa quello che ti accade, ma come ti approcci a ciò che ti accade. Il karma non ha a che vedere tanto con gli eventi che ti accadono, ma come tu ti rapporti agli eventi. Allora questa è la settimana in cui hai la possibilità di attingere a delle tue doti importanti, interne, e di attingere agli eventi in maniera completamente trasformata rispetto a come avresti reagito nel passato. Questo è il senso di questa stesa. Ok. Adesso mettiamoci i tarocchi solo arcani maggiori, poi facciamo la stesa con tutti gli altri arcani. Questi di Fabrizio Spadini e Laura Tuan, solo arcani maggiori. Vediamo qual è l'arcano maggiore di questa stesa per te in questa settimana. Io Akhenaton lo vedrei, siccome andò a favore della religione monoteista piuttosto che politeista, io lo vedo proprio come la mente razionale che esclude la possibilità che esistano spiriti, dei, a favore di un Dio cristiano, diremmo noi, messo in un cielo lontano e quindi di cui tu puoi essere solo vittima, perché lo vedi lontano da te la divinità. E quindi sentendo invece la divinità, le forze, gli spiriti che ti abitano dentro e non in un cielo lontano come l'ha messo il cristianesimo, allora io ti direi in questa settimana di guardare anche il video Magia Pratica 9, se non sbaglio, è il Dio tanto temuto, che lo so che soprattutto per le ragazze nuove vi farà fare dei clicconi pazzeschi, ok? Quindi se la mente razionale ti dice no, questo evento è sbagliato, questo evento è brutto, questo evento è negativo, oppure questo evento è bello, no, non devi giudicare gli eventi sono degli dei. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, e arrivano non perché hanno una causa, perché hanno un fine. E il fine ultimo di ogni evento è quello della libertà e dell'amore, facendoti andare oltre le tue paure, le tue resistenze e soprattutto il giudizio mentale. Quando tu giudichi un evento, l'evento ti asfalta perché è un Dio. Quando tu ti allei all'evento dicendo ho fede in te, qualunque evento sia, tu ti allei e co-crei quell'evento, generando un risultato diverso dal passato.
con lo stesso evento. Ok. Qual è l'energia? Qual è l'arcano maggiore corrispondente a questa stesa? Gli amanti, la scelta, la scelta. La scelta in questa settimana è prioritaria. Come scegli di rapportarti agli eventi che accadono, da vittima o da mago? C'è proprio chiaro. Qua gli amanti, la versione più profonda degli amanti è segue il cuore. Il cuore significa ho fede negli eventi. Vediamo qual è la sfida. L'arcano maggiore corrispondente alla sfida qual è? Il Papa, la saggezza. Allora, le credenze sono la sfida. In questo caso le credenze sono la sfida. Cosa credi? Cosa credi? Tutte le tue credenze, come diceva un grande che non ero io, sono le tue più grandi bugie. La fede ha inizio quando finiscono le credenze. Quindi se la tua mente crede che qualcosa è giusto, qualcosa è sbagliato, sta già sbagliando. Tutto è perfetto. Quindi la sfida sono le tue stesse credenze e prendere una decisione sulla base della fede, non delle credenze. È chiarissima questa stesa, chiarissima. Vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, ci mettiamo questi. Cosa accade in questa settimana per te? Infatti 3 di spade, un dolore, una situazione chiusa, 10 di denari, stabilità, casa, famiglia, re di coppe, una bellissima stesa di partenza. Io qua vedo che c'è molta armonia familiare, possedimenti, eredità, tutto ciò che ha a che fare con una stabilità piena, il tutto. E il re di coppe qua io vedo è una stesa generale, quindi lo identifico come una figura maschile in questo caso, non è sull'amore ancora. Qua c'è una persona molto fidata all'interno della famiglia o all'interno di contesti che riguardano la piena stabilità, una persona molto fidata per te. Una persona fidata. Qua abbiamo avuto un dolore, una chiusura, situazioni che si sono elaborate con un dolore profondo, può essere passato giorni fa, settimane o mesi. E qua abbiamo delle ottime notizie per quanto riguarda la vita familiare o la stabilità o la casa. Mm? Vediamo cos'altro. Nove di denari. Mm? Il Papa di nuovo, guarda, io vedo successo a livello economico o successo a livello di ripresa tua psicofisica. Anche prendere una decisione in base a una proposta, una comunicazione che ti arriva da parte di una persona fidata. Ti dico, questa persona che hai a fianco è fidata, o questa persona che c'è nel campo tuo energetico in questa settimana. Mi parlano della figura di un uomo che può rivestire anche un ruolo istituzionale, non lo so, o un ruolo importante con il Papa. Ti vedo col 9 di denari, di avere successo nell'ambito pratico, lavorativo, stare bene con le tue cose. Anche prendere una decisione di mettersi in proprio, questa decisione andrà bene. Va bene? Quindi anche decisione di mettersi in proprio o comunque sia qualcosa di tuo e questa decisione andrà bene. Che abbiamo il Papa. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. 4 di coppe. Qua a livello emozionale scarti un po' di persone o scarti qualcuno. La forza, sì. Rifiuti qualcuno a livello emozionale e questo è un bene. Non so chi sia. Qua mi parlano di una persona che
e ne vale la pena, una persona di spessore. Non sto chiedendo dell'amore, l'amore lo vediamo dopo. Vediamo 4 di coppe perché? Ah, la regina di coppe. Sei molto affine a questa persona qui. 2 di coppe. C'è una persona che ti sta vicino e è molto affine a te. Scarti forse l'idea di una situazione con un'altra persona, con questo 3 di spade. Vediamo energia negativa. La morte. È difficile fare questo cambio, però mi dicono che lo farai. Essendo risoluta o risoluto. È difficile fare un cambio in questa settimana, però lo farai. Il cambio relativo delle cose che hai vissuto, che hai attraversato, che facciamo fatica un po' a uscire fuori, no? Da situazioni anche di tristezza, di angoscia, di zone comfort relative a queste situazioni, però mi dicono che lo farai. Vediamo un po' cosa mi dicono i miei tarocchi. Allora, 3 di spade. 6 di denari. Non c'era equilibrio, hai percepito la mancanza di equilibrio, non hai ricevuto quello che meritavi o sul piano pratico o sul piano affettivo. 10 di denari. Asso di bastoni, ottima opportunità per quanto riguarda la casa, la famiglia o la piena stabilità. Re di coppe. La torre. Qua è successo qualcosa con una persona. Qual è l'energia del re di coppe nei tuoi confronti? Cavallo di denari. Sul piano lavorativo credo che sia un'ottima persona questa, eh? Credo che sia sul piano pratico lavorativo questa, un'ottima persona. Vediamo questo 9 di denari. Gli amanti. Una scelta qua, di nuovo la scelta che vedevamo qua. Qua è come se dovessi fare una scelta. E il papa. 3 di denari. Ottime opportunità nell'ambito lavorativo. Credo che se tu... Allora, può essere un'attività in proprio con la quale tu collabori, c'è una collaborazione con qualcuno e questa collaborazione ne vale davvero la pena, dopo una situazione difficile a livello lavorativo dove non ti hanno dato ciò che meriti. Io vedo che la scelta che farai in quest'ambito è molto fruttifera, cioè è una persona che ti affina a livello empatico, ti comprende da un punto di vista lavorativo, sul piano pratico, va bene? È difficile fare questo cambio, però vedo che lo fai. Sì, vedo che lo fai. Magari lavori in famiglia e qualcosa di esterno arriva, lavori in un'azienda familiare, in famiglia, qualcosa di esterno arriva, ti può fare un po' fatica a metterti proprio in questa cosa, però ti convince questa persona perché c'è affinità a livello emozionale qua. Sì, cavallo di denari di nuovo, queste sono, paggio di denari, scusami, queste sono le energie. Fatto sta che devi fare una scelta dettata dal cuore, non ti fare scoraggiare da vecchi pensieri perché sono soltanto frutto della mente. Ricordati, il fulcro principale di questa stesa è: vuoi essere vittima o vuoi essere mago? Vittima di cose passate che la mente, siccome vuole avere il controllo sulla tua vita, ti fa ripercuotere le stesse cose, oppure scegli di approcciarti in modo diverso. Ok? Ok, ragazzi miei, ragazzi, queste sono le energie per te in questa settimana e adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, vediamo un po'. Abbiamo visto che eravamo un po' inappetenti da un punto di vista emozionale dall'altra parte, però la cosa si riprendeva. Vediamo. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in questa settimana. Sull'amore. Infatti ti vedo un po' sulla difensiva, 9 di bastoni, pensando, 2 di bastoni, il re di bastoni. Tutti questi bastoni mi fanno pensare, allora, se tu hai una persona in mente, qua vedo una persona che agisce nei tuoi confronti dopo aver pensato, prende questa decisione, ti vedo un po' sulla difensiva, ci può essere una distanza tra te e questa persona. Se invece non c'è nessuno, io qua vedo che tu ti armi di forte autostima in questa settimana e ti sentirai molto animata, molto attraente, mi spiego? Sì. E soprattutto questi bastoni, il 3 di denari mi parla di un fermento sul piano pratico della vita, lavorativo o pratico della vita, un fermento di questa natura qui.
Vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana, sul piano amoroso e relazionale. 6 di coppe, il matto, la regina di denari. È una persona che conosci già, può avere dei figli, può essere una persona che va con calma, con prudenza, una persona che conosci già, una persona che rischia nei tuoi confronti magari a guadagnare la tua fiducia, vuole stare insieme a te. Qua abbiamo l'imperatrice, può essere una persona che incontri sul profilo lavorativo o che lavorate insieme. Vediamo un po' che cosa succede alla fine nell'amore per te in questa settimana. 6 di bastoni, paggio di bastoni, il 9 di coppe. Hai una persona che ti apprezza e che ti corteggia molto, però è come se tu godessi di questo corteggiamento, di questa persona a cui piaci molto, però è come se ti facessi un po' i fatti tuoi. 2 di coppe, sì, prima di... Può essere che stai già insieme a questa persona. Allora, se stai già insieme a questa persona, vedo che va tutto bene tra te e questa persona. Vedo anche uscire fuori da una certa tua... mettere un po' i confini. Vedo che ti apri al nuovo con questa persona e vedo che stai proprio bene col 9 di coppe insieme a questa persona. Se invece è una persona che conosci già, che ti corteggia, eccetera, ti piace questa cosa che ti corteggia, però è come se il 9 di coppe mi parla del fatto che sei compiaciuta o compiaciuto di questo, però stai un po' sulle tue. Ok? Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana, amore. Qua abbiamo il mago, c'è assolutamente questa opportunità di inizio importante. Abbiamo la torre che viene magari da una rottura, da una situazione dalla quale tu te ne sei andata o andato. C'è la possibilità qua col mago di realizzare qualcosa di bello. Vediamo l'energia negativa nell'amore per te. La papessa, hai bisogno di farti guidare dalla tua intuizione in questa settimana. Può essere un po' più complicato, però la papessa al blocco mi dice che fai difficoltà un po' a seguire la tua intuizione. Segui la tua intuizione, mi dicono. L'eremita, carte di introspezione al blocco, è come se ci fosse un po' di difficoltà a seguire l'intuizione. Oppure qua c'è una terza persona o puoi essere la persona in ombra. Quindi ti fa piacere che questa persona ti apprezza, che magari questa può essere una persona impegnata o può avere dei figli. Questo può essere un po' il blocco. Vediamo il mago al positivo. C'è assolutamente un cavaliere di coppe, c'è la possibilità di iniziare qualcosa. Vediamo su questa papessa. La forza. Dieci di spade, è come se dovessi seguire, è come se hai un'energia un po' più introspettiva rispetto l'altro fuori da te. Avevo visto nella stessa precedente che c'era un po' di inappetenza a livello emozionale, come se non volessi mettere sforzo, non volessi impegnarti, stai un po' tu sulle tue, ecco perché sei di bastoni 9 di coppe. Però l'opportunità c'è, il mago e il cavaliere di coppe, qualcosa con cui si può creare, perché il mago è una carta straordinaria di manifestazione amorosa, no? Però sei tu che stai un po' sulla difensiva, sicuramente avrai le tue ragioni. Vediamo un po' la regina di denari qui. Il 3 di bastoni, può esserci una distanza tra te e questa persona, o una certa attesa tra te e questa persona per distanza. Vediamo il matto. Ah, re di denari, è possibile che questa persona abbia degli impegni familiari, però si voglia lanciare con te nella realizzazione di qualcosa. È possibile che la conosci, ripeto, vedi 2 di coppe. Minuziosamente, piano piano, con cautela, vedi che questa persona si fa spazio. Cosa viene dopo il 9 di coppe? La regina di spade, stai un po' sulla difensiva. Però l'opportunità c'è, poi vedi 2 di denari, sei un po' indecisa o indeciso. Vedi un po' tu, vedete un po' voi ragazze mie e ragazzi, queste sono le energie, ok? Vediamo con i miei potenti oracoli lui lei cosa ti dice l'amore in questa stesa, no? Per tutte le ragazze nuove le potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. Questa è una persona che ha avuto paura dell'amore, che poi sei arrivata tu, arrivi tu, gli hai sorriso e si è innamorato. Ok? O si è innamorata.
Cos'altro? È uscita da sola. Ti prego, non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. C'è qualcosa che può aver fatto questa persona che ti vede un po' sulla difensiva, può essere una persona nuova che ti vede sulla difensiva per altre relazioni che hai vissuto. E se l'ho fatto c'è un motivo, c'è sempre un fine rispetto alle azioni che gli altri fanno e il fine non è quello che gli altri pensano che sia. Il fine di ogni azione, di ogni individuo, di ogni circostanza è quella della libertà e dell'amore. Le persone, i personaggi sono appunto personaggi, la persona è una maschera del divino, dall'etrusco persu, no? Persona che significa maschera. C'è sempre un motivo per cui le persone fanno delle cose nei nostri confronti che è relativo a un motivo divino più profondo e il fine è sempre quello della libertà dalle nostre paure, resistenze e attaccamenti. Ok, cos'altro? Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Questa è una persona che vuole stare con te sì o sì. Cioè, saremo felici o saremo tristi, che importa? No? L'amore non è soltanto esaltazione, gioie, ma ci sono anche delle condizioni profonde da vivere, da vivere, no? E questa persona vuole farle insieme. Non a caso ha il mago come carta che mi parla della manifestazione di qualcosa di importante. Seppur ti vedo un po' sulla difensiva, avendo consapevolezza di quello che ti dico, a te sta la scelta, ok? Vediamo cosa mi dicono questi oracoli. Potere superiore, il vento cambia direzione. Immaginare, guarda, qua mi dicono che mentre le cose, quelle che ti ho detto accadranno in questa settimana, le cose cambieranno dentro di te. Immaginare mi dice è una carta che stai immaginando, immaginerai come può essere. E poi qua ci sono delle scelte giuste che vengono prese, decisioni e scelte giuste. Qua ti adopererai per fare la scelta giusta che è dettata soprattutto dalla tua profonda consapevolezza. Yang, sì, qua c'è la manifestazione di qualcosa dopo la tua introspezione. Ti vedo agire dopo questa introspezione, ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!